Inter Como 4-0, possiamo dire che Chivu dà una lezione di calcio ai ragazzi terribili di Fabregas? Ecco, lo faccio decidere a voi nei commenti, sono relativamente sicuro però di poter dire che questa è stata, almeno fino ad ora, la miglior prestazione stagionale dell'Inter. Un Inter che vince non un big match nel senso tradizionale del termine, ma sicuramente vince uno scontro diretto, visto che il Como avrebbe potuto agganciare l'Inter in classifica e comunque questo Como è un punto sopra la Juventus, per dire. Diversi mi hanno comunque scritto, però prestazioni così vanno fatte con le big, vanno fatte anche con le altre grandi. Io rispondo e ripeto, ma l'Inter prestazioni così le ha fatte con le big, partite del genere le ha fatte con l'Atletico, col Milan, con la Juventus, col Napoli. Purtroppo in queste sfide sono arrivate soltanto sconfitte. Perché allora ci chiediamo che cosa c'è stato di diverso in questo Intercom? Allora lo analizziamo in questo nuovo episodio di oggi, uno dei format più apprezzati e più richiesti il giorno dopo la partita, più a freddo. Vi porto 5 cose che potresti non aver visto in questo Intercomo 4-0 con appunti tattici, dei dati, alcune immagini curiose che ho scovato e non soltanto. Ben ritrovati amiche e amici interisti, allora in questo nuovo episodio di oggi ti invito a lasciare un mi piace, se non l'hai ancora fatto iscrizione al canale subito, mi raccomando, adesso dobbiamo sfondare il muro dei 96.000, ci siamo veramente ad un passo e poi voliamo verso i 100.000, mi raccomando. Vi aspetto anche nel club di Passione Inter, trovate il QR code qua su in alto, ci aspetta lunedì sera alle 22 una bella chiacchierata con tutti i nostri soci per commentare Intercomo e avvicinarci anche a Inter-Liverpool ovviamente. Parlando di Intercomo, mi piace partire sempre da alcuni dati veloci che ci permettono di rispondere subito a questa domanda. Perché contro le big fin qua abbiamo perso e invece contro il Como è arrivato questo 4-0? Si può discutere innanzitutto del fatto se questo Como sia o meno una big e del valore di questa squadra che comunque ha investito ancora tanto, che sta facendo meglio dell'anno scorso con 14 punti in più rispetto alla scorsa stagione, almeno prima di questa giornata, e ha una squadra di veri talenti. Anzi, per alcuni hanno Nico Pass che è il miglior giocatore, sarebbe per alcuni ecco il miglior giocatore della Serie A. Sicuramente c'è secondo me sempre una piccola componente di fortuna e sfortuna nelle varie partite che possono incidere e decidere il risultato, ne abbiamo parlato in occasione delle altre sconfitte. C'è un livello di esperienza nettamente differente tra le due squadre. L'Inter contro il Como ha schierato per la quinta volta in questo campionato una formazione con età media superiore ai 30 anni, il Como scendeva in campo con una formazione di età media 25 anni e 46 giorni ed è stata la squadra più giovane che l'Inter ha affrontato fino ad ora in Serie A. C'è soprattutto però secondo me un tema tattico unito ad una maggiore ferocia e cattiveria che ha permesso all'Inter di colpire nei momenti giusti e questa secondo me è stata la vera chiave che ha fatto la differenza, perché l'Inter è partita forte, feroce, cattiva, ha attaccato il Como in due modi soprattutto secondo me, con le aggressioni alte e poi cercando di allungarlo per liberare gli spazi in avanti su cui l'Inter poi si gettava in maniera letale, spesso per vie centrali, soprattutto dove ha creato le prime due occasioni con l'ottima collaborazione Lautaro Thuram e Barella ad approfittarne, oppure Luis Enrique che con l'assist è diventato il terzo attaccante aggiunto sostanzialmente, cosa che l'anno scorso soprattutto era Denzel Dumfries. L'Inter ha tenuto il baricentro più basso del solito rispetto anche ad altri big match, 44 metri di media, il baricentro contro i 55 del Como che è venuto a San Siro a fare, voleva fare la miglior partita del mondo, aveva detto Fabregas, non ha cambiato atteggiamento e questo sicuramente ha un po' favorito l'Inter che rispetto ad altre squadre che invece hanno buttato le partite su terreni più sporchi, ha avuto delle difficoltà in più. È un Inter che ha tenuto anche meno la palla, 42% di media in partita contro il 58% del Como. Sono dati che sicuramente vengono condizionati dal fatto che l'Inter è andata in vantaggio, quindi ha potuto gestire la partita in una maniera differente. Partire così forte ha costretto l'Inter a spendere tanto per fare questo tipo di gioco, quindi c'è stata anche una fase di flessione tra metà del primo tempo e l'inizio del secondo tempo, con il Como che tra il 50esimo e il 60esimo più o meno stava prendendo fiducia con due occasioni dove ci sono stati dei mezzi errori di Akanji e un'uscita di Sommer che ci ha fatto vedere un po', ci ha fatto venire un po' di incubi, ecco. L'Inter però è stata più cinica del solito e soprattutto, come dicevo, ha colpito nei momenti giusti. Ci sono dei dati
molto veloci che vi condivido. In questo caso la partita, rispetto a tante altre gare in cui l'Inter aveva il super dominio degli expected goal e poi invece perdeva, in questo caso il Como chiude con 1.02 di expected goal ma non segna, l'Inter chiude con 1.42 di expected goal ma ne fa 4, quindi è stata un Inter che su 11 tiri contro i 15 del Como, 7 li ha messi nello specchio della porta, soltanto 3 il Como, quindi l'Inter è stata più precisa al tiro e di questi 7 tiri in porta ha convertito 4 gol, più uno che è un mix tra un gol mangiato e una parata un po' fortunata di Buttes con il sedere. E questo fa la differenza, perché l'Inter è stata più precisa, quindi secondo me proprio per un tema di maggiore ferocia, di maggiore cattiveria, e quando l'Inter ha questa cattiveria qua, questa concentrazione qua, può non solo battere chiunque, ma batterla con un risultato anche molto ampio. E infatti Chivu ha detto che si è gasato soprattutto per il terzo gol in questa partita, a proposito di cattiveria e di ferocia. Guardate infatti sul terzo gol come nasce il terzo gol. Intanto Chivu è veramente lì ad un passo dall'azione, da dove si sviluppa l'azione, da dove gravita il pallone. E ci sono 4 giocatori dell'Inter che vanno ad aggredire altissimi e molto cattivi per recuperare quel pallone che poi diventerà la rete del 3-0 di Çalhanoğlu. Quindi questa è l'applicazione dei principi di Chivu e questo è il gol che ha fatto veramente esultare Christian Chivu in maniera importante, perché era quello che voleva vedere dalla sua Inter e la cattiveria è un tema sicuramente fondamentale. Seconda considerazione a proposito di gol è che l'Inter, ragazzi, ha un potenziale offensivo enorme. In questo momento sono 32 gol segnati, uno in più rispetto alla scorsa stagione, allo stesso punto del campionato. L'anno scorso l'Inter aveva anche 2 punti in meno a questo punto, aveva subito 4 gol in più. In Serie A, dato curioso, l'Inter ha segnato 6 gol da fuori area. Nessun'altra squadra al momento ha fatto meglio dell'Inter, che ha segnato anche 7 gol su calcio d'angolo e anche qui nessuno ha fatto così tanto in Serie A. Ma soprattutto l'Inter ha al momento il capocannoniere del campionato, Lautaro Martinez, 7 gol tutti di prima, tra l'altro, come ricordava anche il giornalista Giuseppe Pastore, e il vice capocannoniere, che è Çalhanoğlu, 6 gol insieme ad Orsolini, che deve ancora giocare, ma capocannoniere, vice capocannoniere, di questi 6 gol Çalhanoğlu 4 li ha segnati da fuori area. Vi fa capire da un lato quanto l'Inter abbia armi differenti da poter sfruttare, calci piazzati, tiro da fuori, le combinazioni, le giocate di qualità, e dall'altro lato quanto sia curioso e simbolico, almeno dal mio punto di vista, che Chivu abbia come 2 capocannonieri della propria squadra e del campionato di Serie A i 2 protagonisti anche del grande caso della scorsa estate, quando c'è stato quel botta e risposta a Charlotte al Mondiale per Club e poi la pace fatta che si trasmette anche in campo, dove sono i trascinatori a livello di gol dell'Inter in questo momento. Terza considerazione: Luis Enrique. Dobbiamo parlare di Luis Enrique, signori. Prima della partita, intanto, la curiosità era che Fabregas aveva rivelato che lo voleva prendere al Como, quindi c'era ancora più curiosità nel vedere all'opera Luis Enrique. Ci aspettavamo delle risposte che sono arrivate, perché intanto è evidente, ragazzi, che ci fosse una questione di testa. L'abbiamo detto più volte. La testa è troppo importante e questo giocatore aveva bisogno di fiducia. Chivu lo aveva sempre fatto giocare titolare lontano da San Siro, sostanzialmente. Poi l'abbiamo visto col Venezia, qualcosina si è visto contro il Venezia in Coppa Italia e quindi la prima da titolare in Serie A a San Siro è questa qua contro il Como, giocando in quello che dovrebbe essere il ruolo per cui è stato preso. Chiude questa partita con 35 palloni giocati. Si prende anche l'applauso del pubblico per una prestazione convincente, con un cross azzeccato, 2 grandi occasioni create, un assist e uno non sfruttato da Lautaro Martinez. Ha vinto un contrasto, ha vinto 3 duelli su 4 a terra e ha recuperato 6 palloni, quindi buoni numeri anche difensivi. Dicevo che dopo l'assist ne sfiora un altro, ma soprattutto dopo l'assist, dove ha messo in mostra le sue doti tecniche e di velocità, ha fatto vedere di prendere sempre più fiducia. E mi sono piaciute 2 immagini in particolare che coinvolgono Luis Enrique. La prima è questa: in occasione dell'assist a Lautaro Martinez, guardate Thuram e Barella che corrono subito, immediatamente ad abbracciare proprio Luis Enrique e lo esaltano. Segno ancora una volta dell'importanza del gruppo e di come tutto il gruppo stia integrando sempre più questi calciatori. Come ha detto anche Chivu, che dopo la partita dice: basta chiedermi di Diouf e Luis Enrique, bisogna trattarli come 2 giocatori dell'Inter adesso, sono integrati nell'Inter sostanzialmente. E la seconda immagine
a proposito dei 6 recuperi e dei duelli difensivi, è questa qua. Entra Diao, che era fresco, Diao del Como, molto temibile, molto pericoloso nell'1 contro 1. Luis Enrique perde il duello in velocità, ma poi d'astuzia, di fisico e d'esperienza si mette davanti, protegge il pallone e recupera. È uno di almeno 2 recuperi difensivi che ha fatto con grande applicazione, con grande voglia e qualità, perché su Luis Enrique ho sempre detto io pensavo e temevo che arrivando dalla Francia, un esterno brasiliano che nasce ala, avrebbe fatto dei buchi difensivi clamorosi. E invece, nelle partite in cui quel poco che abbiamo visto, non aveva mai fatto delle robe così vergognose, ecco, a livello difensivo, ma ci aveva preoccupati un pochino tutti per la poca intraprendenza in fase offensiva. Ecco, invece sta lavorando molto sulla fase difensiva, ha migliorato anche questa cosa e dal punto di vista offensivo in questa partita ha dimostrato maggiore fiducia. Certo, il Como ha lasciato degli spazi, bisognerà vederlo anche contro squadre più chiuse, ma intanto si sta sbloccando dal punto di vista mentale e quindi la domanda adesso è lecita e ci chiediamo se ma vuoi vedere che questi 50 milioni per Diouf e Luis Enrique non sono stati proprio buttati del tutto, però è ancora presto e vedremo. A fine partita poi, quarta cosa che volevo mostrarvi molto velocemente, Christian Chivu che subito appena finisce la partita la prima frase che dice è dobbiamo fare meglio. Certo che dopo un 4-0 così convincente con l'Inter che vola in testa alla classifica almeno per una notte, sentire l'allenatore che dice dobbiamo fare meglio è particolare, ma la dice lunga sulla mentalità del nostro allenatore, che mi ha gasato quando dice che in estate questi calciatori sono stati chiamati falliti. Lui sta facendo tanto leva su questo sentimento di rivalsa, di voglia di ripartire e poi secondo me c'era anche molta voglia di rivalsa contro Fabregas. Chivu non lo ha ammesso, però per tutta la settimana e per mesi hanno continuato a dire che Fabregas ha rifiutato l'Inter, che Chivu è il piano B e all'ennesima domanda su questo tema Chivu ha detto io non ho nemmeno tempo di pensare perché gioco ogni 3 giorni, avevo l'obbligo di mettere la squadra nelle migliori condizioni, ma la prestazione è sempre dei ragazzi e io sono felice per quello. Non sono a caccia di reputazione, a me interessa l'Inter e mi interessa mantenere la disciplina. Sono l'ultima ruota del carro, mi metto sempre all'ultimo posto, io ho passione, ho amore per questo mestiere e per questi ragazzi. Ecco, diciamo che rispetto alla mania di protagonismo di Fabregas è sicuramente un approccio comunicativo differente, con tutto che aggiungo al tempo stesso, a me non piace che adesso si voglia demonizzare Fabregas, che per me è un ottimo allenatore e farà un grande percorso, però ci sta che Chivo volesse anche dare un'ulteriore risposta nello scontro diretto così. Quinto punto e conclusivo, ovviamente, se stavate guardando l'Inter, non avete visto il Liverpool, che sarà il nostro prossimo avversario in Champions League, in una partita decisiva che in caso di vittoria metterebbe l'Inter ad un passo dagli ottavi di finale direttamente senza passare dal playoff. Il Liverpool che ha pareggiato con il Leeds, andando in vantaggio per 2-0, si è fatto rimontare, poi va sul 3-2 e al 96esimo subisce il 3-3. Il Liverpool ha vinto una sola partita delle ultime in campionato, è ottavo in Premier League, è 13esimo in Champions League, ma con 9 punti, quindi ne ha soltanto 3 meno dell'Inter. Soprattutto, però, è esploso il caso Mohamed Salah. Terza panchina consecutiva in Premier League per Salah e dopo la partita il caso è veramente esploso perché è andato a parlare pubblicamente, e eccolo il virgolettato, l'ho recuperato per essere preciso. Salah dice: ho detto più volte in passato di avere un buon rapporto con l'allenatore e all'improvviso non c'è più alcun rapporto tra di noi. Non so perché, ma a me sembra chiaro che qualcuno non mi voglia più nel club. Mi sento come se mi avessero gettato sotto un pullman. Ho fatto tanto per questo club e ora mi ritrovo a dovermi difendere da solo davanti a media e tifosi. Se fossi altrove, la società proteggerebbe il suo miglior giocatore. Qui invece sembra che io sia diventato il problema. Ecco, momento molto delicato per il Liverpool, con tante voci su slot, con questo caso Salah che si accende e che si infiamma, quindi per l'Inter è un'occasione che bisogna sfruttare. L'Inter ci arriva forse nella miglior condizione mentale possibile, ma ne riparleremo nell'appuntamento in diretta alle 19:30, ne riparleremo nel club di Passione Inter. Vi rimetto il QR code, eccolo qua su in alto, da scansionare subito per entrare nella nostra community. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.